Ciao e bentornato. In questo tutorial ti mostro come si effettua l'analisi del grafico di una funzione. Quella che vedrai è la procedura inversa allo studio di funzione. Quando studiamo una funzione, infatti, ci viene assegnata un'equazione in due variabili x e y e, attraverso una procedura abbastanza laboriosa, riusciamo a rappresentarla graficamente sul piano cartesiano. Nell'analisi del grafico, invece, è già disponibile la rappresentazione grafica finale e noi dobbiamo elencare le proprietà e le caratteristiche della funzione assegnata. Questo ci aiuterà ad introdurre, in modo abbastanza naturale, sia la terminologia specifica che alcuni concetti matematici che altrimenti risulterebbero un po' troppo astratti. Iniziamo! Quando dobbiamo analizzare il grafico di una funzione, per prima cosa dobbiamo individuare il suo dominio, cioè l'insieme dei valori della x per cui la funzione esiste. Il modo migliore per raggiungere il nostro obiettivo è quello di tracciare una retta verticale e di farla scorrere da sinistra verso destra. Quando la nostra retta verticale e la funzione assegnata si intersecano, teniamo traccia sull'asse x dei punti corrispondenti. L'insieme di tutte le x per cui esiste la y corrispondente sulla funzione è il campo di esistenza della nostra funzione. E come si può notare dalla linea fucsia sull'asse x, che non presenta alcuna interruzione, il campo di esistenza della nostra funzione va da meno infinito a più infinito. Quindi la funzione è continua e presenta un solo ramo. Passiamo ora all'analisi del codominio. Quando vogliamo individuare il codominio di una funzione, dobbiamo procedere come in precedenza, facendo però scorrere una retta orizzontale in arancio dal basso verso l'alto. E quando la retta e la funzione si intersecano, annotiamo le ordinate corrispondenti sull'asse y. Dalla nostra simulazione grafica possiamo notare che la nostra retta orizzontale e la funzione si intersecano sempre per valori della y che vanno da meno infinito fino a più 7 compreso, e dunque il codominio della nostra funzione varia fra meno infinito e più 7. A più 7 ho inserito la parentesi quadra, poiché l'ordinata massima della funzione è proprio più 7, cioè il più 7 viene toccato dalla funzione. Cerchiamo ora di capire se la nostra funzione è simmetrica. Per capire se la nostra funzione è simmetrica rispetto all'asse y, dobbiamo procedere in questo modo. Prendiamo un punto P ad arbitrio, cioè a caso, sulla nostra funzione e tracciamo a partire da esso un segmento perpendicolare all'asse y. Su questo segmento prendiamo un punto P' simmetrico di P rispetto all'asse y, cioè alla stessa distanza di P dall'asse y, ma dalla parte opposta. Facendo ora variare la posizione del punto P sulla funzione, se il punto P' si trova sempre ad essere sulla parte del grafico della funzione che si trova dalla parte opposta di P rispetto all'asse y, si dice che la funzione è pari e possiede la proprietà di essere sempre simmetrica rispetto all'asse y. Come possiamo notare dalla nostra simulazione grafica, la nostra funzione è pari. Determiniamo ora i punti di intersezione della nostra funzione con gli assi cartesiani. Osservando il grafico assegnato, la nostra funzione interseca l'asse x nel punto A di coordinate approssimative meno 6,1, 0 e nel punto B di coordinate approssimative più 6,1, 0. Inoltre interseca l'asse y nel punto che indichiamo con M1 per il motivo che ti dirò in seguito, di coordinate 0, 3. Analizziamo ora il segno della funzione. Per poter individuare facilmente l'insieme di positività della nostra funzione, cioè l'unione degli intervalli per cui la funzione si trova al di sopra dell'asse x, copriamo con un foglio, o magari con la mano, la parte del piano che si trova al di sotto rispetto all'asse x. In questo modo notiamo subito che la funzione è positiva per i valori della x compresi fra il punto A e il punto B, e dunque l'insieme di positività che ho indicato con IP è l'intervallo aperto meno 6,1 più 6,1.
Per poter individuare l'insieme di negatività della nostra funzione, possiamo coprire con un foglio oppure con la mano la parte di piano al di sopra dell'asse X, cioè il primo e il secondo quadrante. In questo modo notiamo subito che la funzione è negativa a sinistra rispetto al punto A e a destra rispetto al punto B, e dunque l'insieme di negatività, che io ho indicato con IN, è dato dai punti dell'asse X compresi fra meno infinito e meno 6,1, che è la scissa del punto A, e tra 6,1, che è la scissa del punto B, e più infinito. Calcoliamo ora i limiti della nostra funzione agli estremi del campo di esistenza, cioè i limiti a meno infinito e a più infinito. Per capire visivamente quanto vale il limite per x tendente a meno infinito di f di x, dobbiamo posizionare un punto P sulla funzione e successivamente muoverci verso l'estrema sinistra del grafico, facendo in modo che il punto P si mantenga sempre sulla funzione. Se può esserti d'aiuto, puoi visualizzare questa immagine. Il punto P, in verde, è un'automobile che si muove in una galleria rossa, la funzione, ed evidentemente non può uscire dalla galleria. Siccome x tende a meno infinito, il punto P, cioè l'automobile, deve andare sempre più verso sinistra. Il risultato del limite è l'altezza finale sul grafico, che in linguaggio matematico si chiama ordinata, a cui giunge il punto P. Nella nostra simulazione grafica si può notare che, man mano si sposta verso sinistra, il punto P è costretto ad andare sempre più verso il basso, cioè la sua ordinata continua a diminuire e tende dunque a meno infinito. Dunque possiamo affermare che il limite per x che tende a meno infinito di f di x è uguale a meno infinito. Ricordati che quando leggi un limite, in realtà stai leggendo le coordinate di un punto. Questa è la x del punto, cioè la sua ascissa, e questa è la sua y, cioè l'ordinata. Per calcolare il limite per x che tende a più infinito di f di x, devi procedere allo stesso modo, e quindi devi posizionare un punto P sulla funzione e muoverti verso l'estrema destra del grafico. Dalla simulazione grafica puoi notare nuovamente che il punto P, andando verso destra, è costretto a scendere sempre di più, e dunque il limite per x che tende a più infinito di f di x è di nuovo meno infinito. Nello studio di funzione, il calcolo dei limiti ci permette di determinare come si comporta la funzione agli estremi del suo dominio ed inoltre ci permette di classificare i punti di discontinuità della funzione e di determinare la tipologia e le equazioni dei suoi asintoti. Per il momento possiamo affermare che la funzione non presenta punti di discontinuità. Infatti, come abbiamo già detto, il suo dominio va da meno infinito a più infinito e dunque la funzione presenta un solo ramo, ed in aggiunta non presenta alcun asintoto, poiché se ci fossero stati asintoti sarebbero stati visibili sul grafico, ma come possiamo notare sul nostro grafico non è presente alcun asintoto. Cerchiamo ora di individuare gli intervalli di monotonia della funzione, cioè gli intervalli in cui la funzione è crescente oppure decrescente. Per raggiungere il nostro obiettivo, posizioniamo un punto P all'estrema sinistra del grafico della nostra funzione e muoviamoci verso destra, facendo in modo che il punto P si mantenga sempre sul grafico della funzione. Come possiamo notare dalla simulazione grafica, ci sono intervalli in cui la funzione sale, mentre altri intervalli in cui la funzione scende. Osservando attentamente il grafico, possiamo affermare che la funzione è monotona crescente, cioè sale, per valori della x compresi fra meno infinito e meno 4, e anche per i valori della x compresi fra 0 e più 4. Come puoi notare, ho evidenziato questi due intervalli nel grafico. In quest'altra simulazione grafica puoi invece osservare come la funzione sia decrescente per valori della x compresi fra meno 4 e 0 e per i valori compresi fra 4 e più infinito. Anche questi due intervalli sono stati evidenziati nel grafico. Cerchiamo ora di individuare i punti di massimo e di minimo della nostra funzione.
Come abbiamo già detto studiando gli intervalli di monotonia della nostra funzione, la funzione, partendo da sinistra e muovendoci verso destra, sale fino ad un punto che indichiamo con m grande con 1. Poi scende, cioè decrescente, fino ad un punto che indichiamo con m piccolo con 1, poi sale di nuovo fino al punto che indichiamo con m con 2 e poi è di nuovo decrescente e scende a meno infinito. Il punto m grande con 1, alla cui sinistra la funzione è crescente e dalla cui destra la funzione è decrescente, è detto punto di massimo relativo e come possiamo notare anche il punto m grande con 2 gode delle stesse proprietà poiché la funzione è crescente alla sua sinistra e decrescente alla sua destra. Se poi osservi bene il grafico, puoi notare che i punti M1 e M2 sono i punti più alti del grafico, cioè non c'è nessun altro ramo della funzione che sale più in alto rispetto a M1 e M2. I punti M1 e M2 dunque non sono solamente massimi relativi per la funzione, ma sono punti di massimo assoluto. Il punto M piccolo con 1 invece presenta quest'altra caratteristica. Alla sua sinistra la funzione è decrescente, mentre alla sua destra la funzione è crescente. Un punto di questo tipo viene chiamato punto di minimo relativo. Tale punto non è però un minimo assoluto, poiché il grafico della funzione scende ben al di sotto rispetto al punto m piccolo con 1 e tende addirittura a meno infinito. La nostra funzione presenta dunque un punto di minimo relativo nel punto m piccolo con 1 di coordinate 0 più 3, ma non presenta minimo assoluto. Osservando il grafico, puoi altresì notare che il punto m grande con 1 ha coordinate meno 4 più 7 e il punto m grande con 2 ha coordinate più 4 più 7. Analizziamo ora la concavità della funzione assegnata e cerchiamo di individuare le coordinate di eventuali suoi flessi. Osservando il grafico della funzione assegnata, puoi notare che da meno infinito fino alla scissa del punto indicato in viola, la funzione volge la concavità verso il basso, cioè è rivolta come la bocca di una faccina triste. Dal primo punto viola fino al secondo punto viola, la funzione rivolge invece la sua concavità verso l'alto, cioè è rivolta come la bocca di una faccina allegra. Ed infine, dal secondo punto viola fino a più infinito, la funzione volge di nuovo la concavità verso il basso. Possiamo dunque affermare che la funzione volge la concavità verso il basso nei due intervalli dell'asse x esterni alle ascisse dei punti colorati in viola, cioè negli intervalli che ti ho messo in evidenza sul grafico, mentre la stessa funzione volge la concavità verso l'alto nell'intervallo interno alle ascisse dei due punti colorati in viola, cioè nell'intervallo che ti ho messo in evidenza nel grafico. Possiamo dunque affermare che la nostra funzione volge la concavità verso l'alto nell'intervallo aperto meno 2,31, 2,31, ascisse rispettivamente del primo e del secondo punto viola, mentre volge la concavità verso il basso nell'insieme formato dall'unione dei due intervalli meno infinito meno 2,31 e 2,31 più infinito. Indichiamo ora con la lettera F con 1 il primo punto viola e con la lettera F2 il secondo punto viola. Questi due punti, in cui la funzione cambia la sua concavità, vengono chiamati punti di flesso e le loro coordinate sono rispettivamente meno 2,31, 5,22 per il punto F1 e più 2,31 più 5,22 per il punto F2. Con questo abbiamo completato l'analisi del nostro grafico e ti faccio notare che la simmetria pari si riflette in tutte le coordinate dei punti trovati e anche degli intervalli trovati. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video analizzeremo il grafico di una funzione dispari. Ti aspetto! Ciao!